Chi di voi ha mai pensato di fare il viaggio di nozze in inverno in Italia? Noi lo abbiamo fatto proprio in bassissima stagione, a gennaio, nel centro-sud Italia, con la speranza di trovare temperature miti, costi più contenuti e la possibilità di viaggiare con pochi turisti. Se volete quindi sapere che impatto ha avuto un viaggio del genere di oltre 2 settimane sulle vostre finanze personali e se siamo riusciti nel nostro intento, questo è il video che fa per voi. Premettiamo che a noi non piace spendere in hotel lussuosi. Viaggiamo per vedere i posti, l'albergo deve sì essere confortevole un minimo, ma non abbiamo grosse pretese a parte la colazione inclusa, sia per comodità sia perché così evitiamo di perdere ore di luce durante il giorno andando a pranzo. Così il 12 gennaio abbiamo iniziato il nostro viaggio, lasciando nel garage la nostra Ferrari dal momento che dentro non ci stavano i bagagli. E considerando la scarsità di colonnine elettriche nel sud Italia, abbiamo detto anche ciao alla nostra Tesla. Perciò siamo partiti con la stessa Fiat Punto che in estate ci aveva portato fino in Lettonia. Lasciamo la provincia di Parma e presto raggiungiamo la nostra prima destinazione, l'Abruzzo. Nel pomeriggio parcheggiamo a Teramo 6 euro per andare a visitare la città e soprattutto la cattedrale, che oltre a essere uno splendido esempio di arte medievale italiana è anche gratis. Ma visto il freddo pungente ci riscaldiamo in un bar, 11 euro. Meno male che eravamo andati in cerca di temperature miti in questo viaggio. A cena andiamo all'osteria Strabacco che consigliamo se siete a Teramo. Mangiamo abbondantemente per un giusto prezzo di 37,50 euro. Riprendiamo l'auto e sbarchiamo a Chieti, dove si trova il nostro albergo, 246 euro per 3 notti, colazione inclusa. Il giorno dopo visitiamo Chieti. Anche qui ci colpisce la cattedrale, soprattutto la suggestiva cripta, e visitiamo altre chiese, per fortuna tutte gratis. A causa della pioggia e del freddo che ci prende alla villa comunale, ci fermiamo però a caricare le batterie in un bar, 8 euro. Il pomeriggio facciamo un salto a Lanciano, dove visitiamo la cattedrale, ma soprattutto assaggiamo i bocconotti, dolce tipico abruzzese dietro suggerimento dei nostri spettatori in live, che ringraziamo perché ne ignoravamo l'esistenza. Ne mangiamo 2 e li accompagniamo con un po' di tè, 14 euro. Torniamo a cenare a Chieti, consigliamo la trattoria La Tavernetta, infatti ci siamo stati ben 2 volte assaggiando diversi piatti della cucina abruzzese, tra cui un'ottima pasta e ceci. Il prezzo è onestissimo, infatti abbiamo speso 38 euro per 2 in ciascuna delle 2 cene. Da Chieti visitiamo anche l'Aquila, dove lasciamo 5 euro per il parcheggio un po' creepy. Qui vediamo l'Aquila spendendo poco o niente prendendo un caffè al bar, avendo pagato in contanti quindi non ricordiamo la spesa ma credo fossero 4 euro. Il giorno dopo lasciamo l'hotel e definitivamente Chieti, innaffiamo la macchina con ben 70 euro di benzina e prima di lasciare definitivamente l'Abruzzo andiamo a Sulmona, dove il parcheggio è quasi gratis e possiamo ammirare nella patria di Ovidio, sapete chi era vero? Il bellissimo panorama degli Appennini. Eccovi un assaggio. Così lasciamo il centro Italia e ci dirigiamo verso sud. Arriviamo a Trani dove spendiamo 180 euro per 3 notti, colazione inclusa, anche se non era il top. Essendo arrivati di sera, ormai è tardi per visitare Trani, quindi posate le valigie andiamo nel centro poco lontano e troviamo con grande fatica un ristorante aperto. Mangiamo alla taverna Porta Nuova, dove assaggiamo le orecchiette tipiche della zona. Per 50 euro valeva la pena. Nel tentativo di ottimizzare i tempi, il giorno seguente andiamo a Castel del Monte, che se non vi dovesse dire nulla è il castello delle monetine da 1 centesimo. La location è suggestiva, il castello da fuori splendido e unico, ma secondo noi gli interni non valgono i 10 euro a persona di biglietto d'ingresso. Infatti il castello fu ripetutamente depredato e non ci sono reali mostre da vedere all'interno. Dietro invito e per ottimizzare il viaggio facciamo un salto gratis a Cerignola, così da andare a trovare il nostro spettatore nonché amico youtuber @Michele Di Lorenzo Official, che ci porterà in giro ed essendo fornaio ci offre uno splendido vassoio di prodotti da forno. Proprio a Cerignola facciamo il pieno, 65 euro. Essendo ormai pomeriggio, torniamo a Trani, dove visitiamo quindi la cattedrale gratuita e il castello Svevo, 8 euro a persona, dove a parte la mostra d'arte della regina Margherita, troviamo essenzialmente interni spogli. Essendo in zona, non potevamo non dedicare la giornata successiva a Bari, alle sue chiese, ai suoi vicoli e al castello Svevo. Qui consigliamo di entrarci al prezzo di 10 euro a persona perché sebbene gli interni siano un po' spogli, ci sono allestimenti molto interessanti all'interno dedicati anche alla vita di Bona Sforza, che diventò regina di Polonia e di cui potete trovare la sua tomba un po' nascosta nell'altare della Basilica di San Nicola, proprio a Bari. Torniamo a Trani per cenare nella stessa trattoria, stavolta esageriamo e prendiamo anche il dolce, 59 euro. Il nostro soggiorno a
Trani è così terminato, quindi il giorno dopo partiamo alla volta della nostra prossima tappa, Matera. Purtroppo, oltre ad esserci freddo, piove anche a dirotto e dato che l'hotel non ci permette di fare check-in fino alle 15, girovaghiamo nei dintorni di Matera. Passiamo all'Ipercoop dove spendiamo 35 euro per varie cose, tra cui una camicia in offerta e qualcosa per cena. Non avevamo voglia di uscire col freddo e sotto l'acqua e l'albergo non aveva ristorante. La giornata è quindi ormai persa. Arriviamo all'hotel in cui staremo 3 notti, 215 euro per un 4 stelle con ottima colazione inclusa. Da Matera torniamo però in Puglia e andiamo a Gravina di Puglia, che ci colpisce per lo splendido paesaggio. Mentre giriamo per il centro veniamo fermati dal titolare di Gravina Sotterranea, così scendiamo sottoterra con 10 euro a persona e vediamo le cave di alcuni palazzi del centro, costruiti con il materiale della cava sottostante. Nel pomeriggio passiamo per Altamura, dove giriamo per la città e ceniamo in un ristorante con degli amici di Anna che di sera ci mostrano alcune peculiarità della città che diversamente non avremmo notato visto la nebbia. Ovviamente, avendo base a Matera, non possiamo non visitarla. Così la giornata successiva è interamente dedicata a questa città. Cominciamo a visitare il centro e poi ci dirigiamo verso i Sassi, splendidi e gratuiti. Mentre li visitiamo comincia a piovere di nuovo a dirotto, quindi ci ripariamo in un caffè a bere un tè, 5 euro. Visitiamo poi la cattedrale di Matera sullo sperone della Civita, da cui si gode di un bel panorama. L'entrata per la cattedrale con annesso museo diocesano e crocifisso splatter è di 3,50 euro a persona. La sera scendiamo proprio nei Sassi di Matera, buono ma un po' caro, 70 euro, che abbiamo lasciato un rene. Tornando alla macchina ci accorgiamo che il parcheggio era appena costoso, 15 euro. Il giorno dopo lasciamo la Basilicata, che costi a parte non era nostra intenzione approfondire per il momento, e ci dirigiamo verso la nostra prossima tappa, Pompei, ma solo dopo aver fatto benzina per altri 44 euro. Dopo un lungo tragitto e anche panoramico, arriviamo a Pompei dove staremo 5 notti, 382 euro, colazione inclusa. La sera stessa, affamati, andiamo poco lontano dall'albergo, al mercato pompeiano, per mangiare un'ottima pizza e per dessert pizza fritta con la Nutella, deliziosa. Spendiamo 44 euro. Con 26 euro a persona proviamo a visitare gli scavi di Pompei. Ammettiamo che senza guida e anche a causa della vastità e poca organizzazione del sito archeologico siamo sperduti e riusciamo a vedere solo una frazione di quello che avremmo voluto. Dopo tanto camminare ci rilassiamo con un pasticcino e un tè per 10 euro e poi andiamo nuovamente a cena nello stesso posto di ieri. La pizza ci piace, 36 euro. Il giorno dopo andiamo ai siti archeologici esterni agli scavi a cui il nostro biglietto di 26 euro ci dava diritto. Visitiamo così Bosco Reale, Oplontis, Villa Orianna, Villa San Marco e il Museo di Stabia. Il pomeriggio torniamo e passiamo nuovamente in pasticceria, 11 euro, e poi ancora nella stessa pizzeria per 34 euro. Poiché degli scavi abbiamo visto poco e nulla, decidiamo di vederli nuovamente, così paghiamo di nuovo l'ingresso, 22 euro a persona, e vediamo la Villa dei Misteri, la Casa dei Vetti e molto altro ancora. Ecco un assaggio perché merita. Il giorno dopo, ultimo di permanenza a Pompei, indecisi tra visitare Napoli o Salerno, decidiamo di visitare Salerno. Una città affascinante tra vicoli, lungomare, e paghiamo 7 euro a persona per visitare la rettoria di San Giorgio e la cattedrale. Avevamo lasciato l'automobile per qualche ora in un garage per la modica cifra di 18 euro. Dopo averla ripresa e mentre stavamo per dirigerci al castello di Salerno, ci siamo accorti che si era rotto l'alzacristalli elettrico dell'automobile. Essendo sabato pomeriggio, era impossibile trovare un meccanico. Così perdiamo il resto del pomeriggio e rattoppiamo il tutto con plexiglass e nastro adesivo recuperati al brico, 35 euro. In questo resoconto non includiamo i costi di riparazione del finestrino, sostenuti poi al ritorno, perché comunque supponiamo si sarebbe prima o poi rotto lo stesso, quindi non è una spesa di viaggio. La sera torniamo a Pompei dove ceniamo 60 euro in un ristorante di cibo tipico. Dopo 3 sere di pizza abbiamo detto basta, anche se amiamo la pizza. Il giorno dopo lasciamo Pompei definitivamente e sulla strada ci fermiamo a Caserta a vedere la reggia. Parcheggiamo al comodo parcheggio lì vicino, 5 euro per qualche ora, ma dobbiamo pagare 10 euro a un losco figuro, probabilmente camorrista, per avere la protezione. L'ingresso alla reggia ci costa 18 euro a persona e vi assicuriamo che li vale tutti. La visita riprenderà l'intera giornata tra i chilometrici giardini, giardino inglese, il teatro interno e soprattutto le splendide stanze. Consigliato con voto 10 decimi. Approdiamo così presso la nostra ultima tappa, Frosinone, dove il nostro hotel ci ha dato buca, quindi ci hanno riallocati in un albergo in centro, molto scomodo perché ha la macchina. La sera sceniamo in hotel per stanchezza e poi soffriremo anche delle ottime colazioni con cappuccino escluso. Insomma, una cena e 2 notti in hotel ci costano ben 216 euro, che è molto considerando che la location non vale così tanto. Il giorno dopo giriamo per
Frosinone e poi nella provincia, dove visitiamo Sora, molto carina, Arpino, Isola del Liri e Boville. Ceniamo abbondantemente a Frosinone con cibo tipico per onesti 60 euro. La mattina dopo è tempo di tornare alla base, ma dobbiamo fare benzina, 74 euro. Torniamo in autostrada verso Parma e non dimentichiamo i pedaggi autostradali, che per tutto il viaggio cubano 155,50 euro e che non ho menzionato finora per non appesantire la narrazione. Insomma, abbiamo speso in tutto 2.611 euro, di cui 229 in attrazioni, 253 in benzina, 1.239 in hotel, 640 in bar e ristoranti, 59 in parcheggi e 155 in autostrada. Soddisfatti? Senza dubbio. Ci ha fatto molto piacere visitare un angolo d'Italia dove non eravamo mai stati prima e sicuramente abbiamo speso relativamente poco, anche grazie alla bassa stagione. Avremmo potuto risparmiare qualcosa? Sicuramente con gli hotel, certamente andando a mangiare fuori qualche volta in meno e preparandoci qualcosa in albergo, ma eravamo pur sempre in un viaggio di nozze che deve rimanere un bel ricordo. E tale rimarrà. Iscrivetevi a questo canale sui viaggi per ulteriori contenuti. Ciao da Anna e Gabriele. Ciao!